Ciao, sono Elvis. Ho finito di vedere una serie. Ho finito di vedere Il Conte di Montecristo su Rai 1. Che vedevo lì? Allora, ultimi 4 episodi, vabbè, non so neanche io che cosa dire. Allora, non so neanche io cosa dire. Allora, lui un po' si riprende, il protagonista un po' si riprende, prende un attimino di verve originale. Se non fosse che, avendo deciso di togliere tutta la parte dei suoi travestimenti, praticamente è sempre lui che va a impicciarsi con tutti i personaggi per fare in modo che le cose vadano come vuole lui, ovvero verso l'esecuzione della sua vendetta, che toglie un po' tutto il fascino del libro, perché come vi ho detto l'altra volta, lui è un mastro dei travestimenti, è un mastro dell'agire dietro le quinte, e i tre destinatari principali della sua vendetta, ovvero Danglars, Villefort e Fernand, fino all'ultimo, cioè non riescono a capire che cosa gli è caduto addosso. E invece qua lui è sempre in prima fila e vabbè, vi ricordo che non so se ve l'avevo detto, però una cosa che aveva fatto storcere il naso a tanti, me compresa, era che lui appena tipo arrivato, appena liberato, venuto in possesso della fortuna, eccetera, eccetera, arriva tipo a Parigi e inizia a spargere il suo nome come se fosse, non so, carta straccia. Io sono il mondantesta, io sono il mondantesta, cioè manca solo che vada in giro con tipo la targhetta con sul suo nome, tipo la cassiera del supermercato, e poi, cioè, poco ci mangia. Ecco. E ripeto, cioè, questo va contro tutto quello che c'è nel libro. Ora, lo ripeto per quelli che non capiscono, ma perché? Allora, cioè, non capisco perché così tanti continuano a dire ma se non vi è piaciuto il libro allora non guardatelo. Cioè, posso esprimere un'opinione su un'opera che mi è piaciuta e il mio disappunto nel vedere che le parti più belle di quest'opera sono state prese e calpestate con i piedi sporchi di fango? Porca di quella Eva, no, niente. È un peccato perché secondo me la produzione, allora il cast è splendido, ok, a me lui è piaciuto un sacco, ma non solo lui, anche tutti gli attori che fanno le altre parti, mi è piaciuto, porca miseria, il setting è fatto bene. Poi riprendo quello che avevo detto nella puntata precedente. Io capisco che tu non puoi eseguire alla lettera gli eventi come sono descritti nel libro, che per esigenze di copione e di tempo devi sfrondare. E a volte guardate che anche la sfrondatura non è il male, è una bella cosa, cioè ci sono un sacco di opere che hanno tagliato parti e quello che ne è uscito, intendo opere, intendo film, e quello che ne è uscito non era per niente male. C'è un esempio, mi viene in mente tipo Il Signore degli Anelli, che taglia tutta la parte di Tom Bombadil, che è una lettura dei maroni per me personalmente, e non era necessaria all'interno della storia. E quindi nei film viene completamente bypassata, e ben venga. Cioè anche qua capisco, il mio problema, come dicevo l'altra volta, è che tu mi vai a scarnificare l'essenza dei personaggi, e quindi mi viene un po' tutto meno l'architettura della storia, perché l'architettura della storia si basava sul modo in cui certi personaggi sono presentati, e qua tu mi stai raccontando un'altra storia, ecco. Vabbè, è l'ennesima versione che non ci lascerà soddisfatti. Andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, puntate 5 e 6, dicevo, lui si riprende un po', grazie al cielo, lui riprende un attimino, si rinsavisce, riprende un attimino il suo aplomb, diciamo, che nelle prime puntate aveva un po' perso, vedi? E niente, comincia a macchinare, vorrei dire dietro le quinte, ma no, perché praticamente è sempre a scena aperta, e le cose vanno avanti.
comincio a dire le cose che ovviamente non mi sono piaciute. Poi magari dico anche qualcosa che mi è piaciuto se mi viene in mente. Puntate 5 e 6 inizia a esserci viene portata avanti la vendetta verso Villefort, che era l'ispettore al tempo e poi diventa procuratore del re. E la vendetta di Villefort viene presa molto alla larga, ma anche nel libro, perché cosa succede? In casa Villefort improvvisamente muoiono 4 persone, quasi 5. Le 4 persone, 1, 2, 3, chi è la quarta? 4 persone, i 2, 3 persone, quasi 4, perché io mi ricordo 4, quasi 5? Fa niente, il numero non è importante, muoiono un po' di persone. Nella fattispecie muoiono i nonni di Valentine, che è la figlia del primo matrimonio di Villefort. Il primo matrimonio di Villefort è con una nobile, con la figlia di una coppia di marchesi, che muore, se non mi ricordo, 4-5 anni dopo il matrimonio. Valentine è con la prima figlia, lui poi si sposa con una donna molto più giovane di lui, da cui ha un secondo figlio. Però Valentine, essendo la figlia, la nipote di questa coppia di nobili, ovviamente è anche la destinataria dell'eredità cospicua. E la seconda moglie di Villefort vuole che tutte queste risorse convoglino nel figlioletto, che non è proprio un simpaticone, però vabbè, è un bambino di quelli un po' vivaci, un po' petulanti, eccetera, eccetera. E quindi fa fuori il marchese, nonno di Valentine, la marchesa, nonna di Valentine, il servo del nonno da parte di padre, il famoso signor Notier, che era il destinatario della missiva del capitano della nave Pharaon, a causa della quale il Mondantes viene incarcerato da Villefort. Tenta di far fuori il nonno, appunto lo stesso signor Notier, che però è una vecchia volpe e quindi inizia a premunirsi, e cerca di far fuori anche Valentine. Tutto questo viene proprio compresso e semplificato all'ennesima potenza, in maniera ovviamente molto grossolana, perché se è vero che anche nel libro a un certo punto Valentine viene sospettata da Villefort di essere l'angelo della morte in casa sua, ovvero la responsabile degli omicidi, nonostante il rapporto ottimo che lei ha con i nonni e con il nonno, però diciamo tutte le prove inizialmente sembrano puntare contro di lei, quindi anche Villefort sospetta di lei. Niente dei suoi sospetti viene fatto mai trasferire all'esterno. Perché? Perché ne va della sua reputazione. E loro cosa fanno nella serie? La fanno arrestare proprio con tanto di gendarmi che arrivano in casa e la portano fuori. Cioè, questo ha fatto mettere in prigione cani e porci, purché non dicessero un beef contro di lui e contro la sua reputazione senza macchia. E questo qua nella serie proprio la fa arrestare, manca anche che ci sia la fanfara fuori dalla scena dell'arresto, e poi vabbè. Cioè, tant'è che nella scena, cioè nel libro, lui è proprio è l'ambizione, porca miseria, niente può mettersi contro la sua reputazione. Tant'è che quando finalmente scopre che è la moglie la responsabile e lui sta andando alla seduta di tribunale in cui poi scoprirà l'identità del figlio che lui credeva morto però che in realtà è stato salvato, lui dice alla moglie, allora le dice che sa che lei è, e le dice e le fa capire che la sua unica via di fuga è la morte, e come seconda opzione ti farò rispondere dei tuoi misfatti davanti alla giustizia, ma le dice anche spero di trovarti morta, cioè per capire il personaggio. Invece questo qua proprio fanfare grandi e vabbè, facciamo restare la figlia, vabbè.
anche allora, tutta la storia di quello che sarebbe Benedetto nel libro è stata gestita non benissimo. Allora, Benedetto è il famoso bambino figlio di Villefort e della moglie di Danglars, che lui ha avuto quando ha piantato un grandissimo paio di corna alla moglie, la prima moglie, mentre la baronessa Danglars ancora non era sposata con Danglars, ma era vedova del primo marito, da cui penso abbia ereditato il titolo di baronessa, se non ricordo male. Vabbè. Villefort seppellisce questo bambino perché nel libro il bambino ha il cordone ombelicale avvolto intorno al collo e quindi sembra trapelare il fatto che lui creda che il bambino sia morto, ok? Ma questo bambino in realtà non è morto, tant'è che viene salvato da un tizio che poi diventerà uno dei servitori del conte, che aveva un astio personale verso Villefort perché non aveva indagato o aveva condannato ingiustamente suo fratello e quindi lo vuole uccidere. Lui pensa di averlo ucciso, ma in realtà Villefort non muore. Porta via il bambino e siccome ha un passato come infermiere riesce a salvargli la vita. Però questo bambino è marcio fin dall'inizio e quindi cresce proprio storto, diventa poi un furfantello e viene a un certo punto reclutato dal conte di Montecristo nel panorama più ampio della sua vendetta contro Villefort. Niente di tutto questo succede nella serie perché il conte di Montecristo, ecco, recluta Benedetto facendolo passare per un nobile e mandando per mandare a monte il matrimonio fra il conte di Morcerf, fra Alberti, il figlio del conte di Morcerf e di Mercedes, e la figlia di Danglars. Siccome nonostante tutto, secondo me, il conte di Montecristo comunque ha una buona opinione di Albert e traspare mai in maniera esplicita, ma in maniera sempre velata, perché comunque Alberto è il figlio di sua madre, verso cui anche secondo me un po' di complesso di Edipo, perché si vede proprio che non la vede neanche tutta, come si dice dalle mie parti, e ci sta, per carità, mentre ha molto meno amore, ma ha molto meno ammirazione nei confronti del padre. Sì, ha rispetto perché è suo padre, tant'è che quando vengono fuori tutte le accuse verso il padre riguardo ai fatti che sono successi a Giannina, che è la terra di origine di Aidé, la schiava di Montecristo, lui sfida Montecristo perché pensa che abbia tirato fuori qualcosa che non lo riguarda e quindi abbia infangato il nome del padre senza avere ragione di farlo, ok? Tuttavia Alberto è un uomo estremamente onesto, innocente anche, e questa innocenza secondo me il conte di Montecristo la percepisce, tant'è che appunto poi il duello va a finire in niente perché per l'intervento di Mercedes, prima perché appunto Mercedes parla con il Montecristo, che ormai ha riconosciuto come il comandantessa, e gli dice: ti prego, no, non farlo, amico figlio, bla bla bla, e lui, vabbè, in nome dell'amore che c'è stato, va bene, allora non ci sfideremo a duello, ma io devo morire, io non posso ignorare il fatto che lui mi abbia sfidato pubblicamente, cioè ne va della mia dignità. Però Mercedes non è disposta nemmeno a far ammazzare Montecristo, e allora spiega ad Alberto il motivo per cui lui ha fatto quello che ha fatto. E Albert, da persona retta che è, chiede scusa a Montecristo perché dice: ok, tu avevi tutto il diritto di fare quello che hai fatto. Tra l'altro, ecco, un piccolo inciso che a me piace sempre, morire in un duello era un modo, fra virgolette, normale di morire. Cioè, se una persona ammazzava un'altra persona in duello, non c'era omicidio, non era disonorevole, vabbè, moriva, basta, avevano risolto avevano pareggiato i conti e amici come prima, insomma, a parte il morto. Però era un modo perfettamente legale di sistemare delle dispute, ok? Cos'altro possiamo dire? Ecco, Villefort, tutta la storia di Villefort, dell'avvelenamento in casa sua, cioè ridotta proprio, viene ammazzata solo con la marchesa.
E dopo la cosa si risolve proprio in maniera molto molto blanda, cioè con Montecristo addirittura che va da Villefort e dice: sì, mi ricordo che quando eravamo a cena tua moglie è scesa a prendere la brucina che è un veleno nel mio laboratorio, lo sai? E quindi proprio cioè, gliela taglia fina a Villefort per dire: hai capito, ti è a casa tua che sta facendo cose che non dovrebbe fare, ecco. Cioè molto telefonata anche come cosa. Per non parlare ecco poi delle varie vendette, perché c'è anche qua tutto appiattito in maniera estrema. Nella versione originale, nella versione del libro, i tre personaggi verso cui Montecristo vuole compiere la vendetta hanno anche tre esiti diversi in base alla loro personalità. Morcerf è un vile, è sempre stato un vile e si comporta da vile fino all'ultimo, tant'è che una volta che il suo onore pubblico viene smascherato e lui viene rivelato come un traditore, lui si suicida, proprio frega niente di nessuno, non affronta, non si prende la responsabilità delle sue malefatte, lui si suicida, basta. E moglie e figlio lo lasciano ovviamente e lui si suicida alla fine. Villefort, dopo aver scoperto che tutte le sue macchinazioni sono andate praticamente a farsi benedire, perché nonostante le sue pretese, nonostante le sue ambizioni e la sua pretesa di rettitudine, nel frattempo c'è uno che martella fuori, e la sua pretesa di rettitudine ha praticamente una serpe in casa, una serpe assassina in casa che ha fatto fuori ben 4 persone. E a un certo punto lei si suicida, la seconda moglie non solo si suicida ma ammazza anche il figlio, va fuori di testa, e questo è il momento in cui Montecristo nel libro si rende conto che forse ha esagerato, perché lui voleva compiere la sua vendetta verso chi gli ha fatto un torto e ha praticamente rovinato la sua vita. Però il bambino, il figlio di Villefort è un innocente, è diciamo, tra virgolette, un danno collaterale, però in quel momento lui si interroga e dice forse ho esagerato. E tutto questo sobbollimento emotivo derivante appunto dalla morte di un innocente, cioè dalla serie, proprio non si vede neanche col binocolo, ok? E lui si riprende da questo dubbio esistenziale grazie a 2 cose. La prima è una visita al castello d'If in cui va a vedere la sua cella, scusate, e scopre uno dei libri che l'abate Faria aveva scritto e scopre un passo in cui sembra leggere una specie di assoluzione nei confronti di quello che ha fatto. E il secondo è l'amore di Haydée, che è questa schiava che era la figlia di Ali Pascià, che è il governante di questo regno di Giannina, presso cui Fernand ha prestato servizio e che poi ha tradito portandolo alla sua morte. Haydée è un elemento cruciale nella esecuzione della vendetta di Montecristo contro Fernand. Haydée però è anche la seconda occasione di vita di Montecristo, perché lui, che la tratta sempre in una maniera eccelsa, fino all'ultimo non si rende conto che questa schiava sia innamorata di lui, e si è innamorata di lui non per gratitudine, ma perché proprio ha questa ammirazione e questo, ripeto, affetto sconfinato nei confronti di quello che lei considera sia un salvatore ma anche un uomo straordinario. Nella serie ovviamente Haydée è una comparsa, ma come in tutte, perché c'è proprio penso che non esista un personaggio bistrattato nelle versioni televisive / cinematografiche come Haydée nel Conte di Montecristo, perché il suo ruolo salvifico all'interno del libro viene sempre sacrificato all'altare del lieto fine della riconciliazione di Montecristo con Mercedes, che è una cosa che fa ribollire la bile a chiunque abbia letto il libro, perché porca di quella grandissima Eva, cioè Mercedes dopo 18 mesi dall'incarcerazione di Elmon, senza sapere se questo è vivo o è morto, si sposa con l'altro perché lei si sentiva sola.
E quindi Mercedes, ma vaffanculo, ma porca miseria, è inutile che poi arrivi a fare la splendida. Tra l'altro, ecco, nella serie le hanno proprio anche dato un taglio di petulanza estrema. È vero che lei fino all'ultimo non sa la responsabilità di Fernand nelle vicende, nella sorte di Edmond, la sua responsabilità appunto nell'incarcerazione di Edmond alla vigilia delle nozze con lei. Lo scopre quando va a implorare a Montecristo appunto di non sfidare a duello suo figlio. Allora lì Montecristo dice: scusami, ma tu hai capito perché io ce l'ho con tuo marito, o pensi che me la stia prendendo così perché ho dell'acidità di stomaco? E allora lì tra virgolette, cioè, le cadono un po' di fette dagli occhi, per carità, non è neanche colpa sua, perché ovviamente è sempre stata tenuta all'oscuro, però capisce che le cose, che l'agire di Montecristo non è tanto per... Nella serie invece gli fa sempre un po' la paternale, fa: tu non puoi rovinare la vita alla gente, e però, e ma sì, ma no, ma cosa? Ah? Ma cosa? Cioè, ma cosa? Veramente, l'hanno resa di un'antipatia estrema. Cioè, quantomeno la Mercedes del libro ha una certa autoconsapevolezza, per cui si rende conto che l'uomo che ha sposato ha rovinato la vita dell'uomo che ama, e quindi si rende conto che non è assolutamente nella posizione di giudicare o di avercela con lui, anzi gli è estremamente grata nel momento in cui decide di non andare avanti con l'intento di sfidare a duello il figlio, e fa di tutto perché il figlio capisca la posizione di Montecristo, ok? Però lei è estremamente conscia, prima di tutto, del fatto che dopo 18 mesi si è sposata, e quindi uno, e secondo che quello che ha fatto il marito è una porcata assurda, ok? E invece no, anche stavolta ci dobbiamo beccare il lieto fine di loro due che guardano verso l'orizzonte. Lui dice che va a viaggiare, lei torna a Marsiglia a guardare il mare, però l'amore è quello che salva, e si tengono per mano, quindi qualcuno ha scritto un finale aperto, ma Dio, aperto, socchiuso, cioè questi qua tornano insieme, non è che ci siano chissà che da capire, ecco. E un altro ennesimo esempio di semplificazione grossolana dei vari strati della vendetta di Montecristo è la sorte di Danglars, che viene semplicemente incarcerato perché la faceva più facile. Danglars nel libro è estremamente attaccato ai soldi, anche nella serie. Secondo me, ecco, devo dire che il personaggio di Danglars è quello meglio reso all'interno della serie. Rende proprio, cioè, come si dice, l'essere viscido di questo personaggio, molto attento all'interesse personale. Quando si accorge che le cose non stanno andando benissimo per lui perché Montecristo gli ha svuotato le casse e lui rideve dei soldi a qualcun altro, raccatta tutto quello che ha in casa e fugge. Pianta la moglie che gli dice: tanto tu ti sei sempre fatta le tue tresche, vai per la tua strada, ti lascio libera, lo so tutto quello che hai fatto, lo so dei tuoi amanti, lo so quello che c'è stato con Villefort, lo so tutto, ti ho sempre accettato così, avevamo degli interessi comuni che adesso non abbiamo più, quindi ritieniti libera, io me ne vado. Va in Italia e lui viene catturato da un bandito italiano che ha sempre degli agganci con Montecristo, che gli aveva salvato la vita. E qui tutta la sua fortuna viene praticamente estorta dai suoi rapitori per dargli da mangiare, in cambio appunto del cibo, dell'acqua e infine della libertà. Danglars è l'unico dei tre responsabili delle sorti di Edmond Dantès che arriva a pentirsi, l'unico. E lui è l'unico che viene perdonato, perché appunto è l'unico che si rende conto che ha fatto una porcata e chiede scusa, e è l'unico che viene poi perdonato e lasciato libero da Montecristo. No, qua basta, viene messo in prigione, Montecristo gli manda una lettera: ti ricordo, guarda che io sono Edmond Dantès, ce l'avevo con te. Vabbè, niente. Tutta la storia di Benedetto
via detto semplificata, perché appunto questo famoso bandito italiano viene usato come alias del nobile che fa saltare il matrimonio fra la figlia di Danglars, Eugénie, e Albert, visconte di Morcerf, portando anche un taglio comico nel personaggio che io personalmente non ho apprezzato, però comprendo, cioè ci può stare, ok? È lì proprio un gusto personale. L'attore poi vabbè bravo, sì un po' stereotipato la figura dell'italiano, uè, guagliò, amico, bah, bah, bah. Però vabbè, cioè, è una lettura, ok? Non l'ho trovato, cioè, a me non è piaciuto questo taglio, però è una lettura che ci può stare, ok? Che sdrammatizza un po' anche i toni abbastanza grevi a volte della storia. Il problema è che poi serve il figlio di Villefort e quindi viene raccattato un ragazzetto negli ultimi 30 minuti e viene piazzato lì con un altro nome per far capire a Villefort che, a parte il fatto del paio di corna che ha messo, ma poi questo qua ha cercato di far fuori il bambino appena nato. E tra l'altro ecco, con una nutrice che dice che l'ha allevato, quando però in realtà la nutrice era stata catturata da Villefort, la levatrice, non la nutrice, era stata incarcerata da Villefort e messa in un manicomio, quindi mi sfugge come abbia fatto lei a crescerlo, ma questo è un dettaglio. E poi ecco la storia di Valentine e Maximilien, che sarebbe il figlio dell'armatore, non pervenuta. A me non è dispiaciuto perché secondo me Valentin proprio è un personaggio dal latte alle ginocchia e Maximilien cioè proprio il suo pari, proprio è sempre i soprammobili, un personaggio soprammobile nel libro che non vuole mai fare niente perché ha un sacco di obblighi morali nella sua testa, non può andare contro il padre, però non può lasciare il nonno, però non può stare con quello che si ama. Oh ragazzi, c'è una palla al piede sta ragazza veramente. E quindi a me non è dispiaciuto il fatto che abbiano tagliato tutta la storia loro, perché personalmente all'interno del libro la trovo un po' pesante. Mi è dispiaciuto di più che tutta la storia degli avvelenamenti, che invece è molto più articolata, sia stata ridotta al muore la marchesa, Valentino è in prigione, tanti saluti. La storia di Eugénie, che ha delle chiare tendenze lesbiche anche nel libro, invece è stata riportata in tutta la sua gloria. Peccato che il suo carattere venga proprio anche qua svuotato di qualsiasi guizzo. Cioè la Eugénie del libro, che vuole fare la vita da artista e disprezza profondamente il padre, il suo attaccamento ai soldi, e che ha questa amica di canto con cui chiaramente c'è una relazione romantica, è una comunque molto decisa, cioè niente di quello che le capita è fuori dalle sue decisioni. Lei decide di fuggire, lei decide di travestirsi da uomo, di andare a Roma per cercare fortuna nei teatri e cantare, mentre nella serie tutte queste cose le piovono un po' dal cielo grazie appunto all'intervento di Vampa, aiutato alle spalle da Montecristo, che gli procura le lettere di referenza per andare nei teatri. L'unica cosa che fa lei è svuotare le cassette della madre con tutti i soldi, però è resa molto monodimensionale, mentre nel libro cioè, è molto più sanguigna, molto più decisa, cioè a un certo punto ha un colloquio col padre in cui si parlano da pari, ok? E quindi c'è tutta questa cosa ovviamente, cioè svuotata e via. È un peccato secondo me perché, ripeto, la produzione, il cast, cioè tante cose sono fatte bene e poi mi cadono invece su tante cose importanti che avrebbero potuto dare il quid, ecco. Vabbè, non è né la prima né l'ultima versione del Conte di Montecristo che ci lascia con l'amaro in bocca, ecco. Penso la peggiore che ho visto è quella con Jim, come si chiama? L'attore che ha fatto Gesù Cristo nel The Passion di Mel Gibson. Ha fatto anche una versione di Montecristo molto fantascientifica, in cui addirittura Alberto è figlio suo di Mercedes. Che paradossalmente, pur essendo una porcata estrema rispetto al libro,
dà almeno una giustificazione non da poco al matrimonio lampo di Mercedes, che essendo incinta ha bisogno di accasarsi e coprire, diciamo, la malefatta, fra virgolette, della gravidanza fuori dal matrimonio, ok? Quindi cioè, nel farla fuori dal buco in un certo senso, in realtà le hanno dato comunque una sponda, una copertura molto più legittima per la repentinità del suo matrimonio, perché vi ripeto, questa dopo 18 mesi si sposa con Fernando. Cioè, il padre di Edmond, dopo un anno dalla sua incarcerazione, muore. E siccome il padre era l'anello che la collegava a Edmond, nel venire a mancare il padre di Edmond, Fernand proprio torna subito alla carica. Fernand si era già proposto quando lei era ancora fidanzata, lei proprio aveva dichiarato no, se lui muore, muoio anch'io, eccetera, eccetera. Il padre muore, Fernand poi il giorno dopo, quando questo ancora non è freddo, si presenta e dice allora adesso ci sposiamo, e lei dice no dai, aspettiamo 6 mesi che sennò fa brutto, e dopo 6 mesi si sposa. Così, che amore grande. È per quello che io non reggo l'idea del fatto che loro due tornino insieme, ok? Perché è vero, cioè lei non è che proprio abbia una vita felice con Fernando, non è che, cioè, fra virgolette, le sta bene, però è anche vero che in quel momento lì tutto il suo grande amore davanti alla difficoltà del momento si piega e proprio appassisce, quindi cioè, non venirmi a dire che tu vuoi tornare con lei, e si sapeva che loro due sarebbero tornati insieme alla serie, perché lui c'ha questo cacchio di orologio che lei gli dà appena prima della festa di fidanzamento, che si porta dietro per tutta la vita, se riesce a mantenerlo addirittura in prigione quando viene spogliato praticamente di ogni veste, ma questo orologio d'oro guarda caso gli rimane addosso. E vabbè, cosa vi devo dire? È finita. È finita. Leggete il Conte di Montecristo, scoprirete cose, proprio cose. Bene, mi fermo, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!